Un saluto cordiale e benvenuti a tutti a questa nuova analisi. Oggi insomma andiamo a esplorare un concetto che è davvero fondamentale nel mondo dell'intelligenza artificiale, la finestra di contesto. Allora, pronti a tuffarci nell'argomento? Ecco di cosa parleremo oggi. Vedremo insieme cos'è esattamente una finestra di contesto, come mai le sue dimensioni sono cresciute in modo così esplosivo, quali problemi un po' sorprendenti ha creato questa crescita e ovviamente cosa possiamo aspettarci per il futuro. Ok, partiamo dalle basi. Che cos'è questa finestra di contesto? Beh, per capirci subito, pensiamola come una specie di memoria a breve termine, la memoria di lavoro di un modello di intelligenza artificiale. In pratica, è la quantità massima di informazioni, di testo, che il modello può, vedere in un unico momento. Questo gli serve per capire quello che gli chiediamo, il prompt, e per darci una risposta che sia coerente. Funziona in modo molto simile, appunto, alla nostra memoria di lavoro. Attenzione però, c'è un dettaglio cruciale. Questa memoria non si misura in parole, ma in token. E cosa sono i token? Beh, sono le unità di base del testo per un'IA. Possono essere parole intere, pezzi di parole, persino la punteggiatura. Immaginiamoli come i mattoncini Lego con cui l'IA costruisce e comprende il linguaggio. Bene, ora che abbiamo le basi, andiamo a vedere cosa è successo di recente. Perché, credetemi, c'è stata una vera e propria corsa all'oro, una gara a chi creava la memoria più grande, espandendo queste finestre di contesto a dismisura. E la crescita è stata a dir poco esponenziale. Pensate che siamo passati da poche migliaia di token nel 2022, che bastavano giusto per qualche pagina di testo, a modelli che oggi superano il 1.000.000 di token. Stiamo parlando della capacità di leggere e analizzare interi libri, tutto in una volta sola. Ecco, questa tabella ci dà un'idea chiara della situazione attuale. I modelli di punta, come si vede, vantano finestre di contesto gigantesche. E questo ovviamente apre le porte a tutta una serie di applicazioni nuove e incredibilmente potenti. Ma in concreto, cosa ci si fa con una memoria così grande? Beh, le possibilità sono pazzesche. Si possono analizzare libri interi o lunghissimi paper di ricerca in un colpo solo, o, per chi sviluppa, fare il debug di enormi blocchi di codice. E poi, finalmente, avere conversazioni lunghe e coerenti con un assistente virtuale, senza che si dimentichi quello che si è detto 5 minuti prima. Tutto bellissimo, no? Ma la domanda sorge spontanea. Basta avere una finestra più grande per avere un modello migliore? È davvero questa tutta la storia? A quanto pare no. Le ricerche più recenti ci dicono che la risposta è un po' più complicata. Sembra che ci sia una bella differenza tra quello che un modello può fare in teoria e quello che riesce a fare davvero in pratica. E qui dobbiamo introdurre una distinzione fondamentale. Da una parte c'è la finestra di contesto massima, quella pubblicizzata, il numerone che vediamo nelle schede tecniche. Dall'altra c'è la finestra di contesto massima effettiva, che è il vero punto interessante. È il limite oltre il quale, se aggiungiamo altre informazioni, le prestazioni del modello iniziano a peggiorare. Questa idea viene da uno studio importantissimo della Stanford University, che ha scoperto un fenomeno curioso chiamato lost in the middle, cioè perso nel mezzo. In pratica hanno visto che i modelli, un po' come noi esseri umani, tendono a ricordare meglio le cose all'inizio e alla fine di un lungo testo, mentre faticano a recuperare le informazioni che sono sepolte proprio lì, nel mezzo. Quindi il succo del discorso è questo. Anche se un modello ha una finestra di contesto da 1.000.000 di token, non è affatto detto che riesca a usarli tutti in modo efficace. Le sue prestazioni possono calare drasticamente molto prima di raggiungere il limite teorico dichiarato. Ma non è solo un problema di prestazioni. Avere queste finestre di contesto enormi porta con sé anche altre compromessi. Diciamo dei costi nascosti, che è bene conoscere. Perché, come si suol dire, non esistono pasti gratis. Finestre di contesto più ampie hanno un prezzo, e questo prezzo si paga su 3 fronti. Primo, il costo computazionale. Elaborare più token richiede molta più potenza. Secondo, la latenza, cioè la velocità. Più grande è il contesto, più lente possono diventare le risposte. E terzo, un aspetto da non sottovalutare, i rischi per la sicurezza. Una finestra più ampia, infatti, offre una superficie di attacco più estensa per prompt malevoli. E a proposito di costi, guardate qui. La cosa veramente impressionante è che il costo non aumenta in modo lineare, no, scala in modo quadratico,
Che vuol dire? Semplice. Se raddoppiamo i token in input, la potenza di calcolo richiesta non raddoppia, ma può addirittura quadruplicare. Un aumento apparentemente piccolo del contesto può tradursi in un'esplosione dei costi. Ok, di fronte a tutti questi problemi, cosa si sta facendo? Beh, la direzione che sta prendendo la ricerca è molto chiara. L'obiettivo non è più solo avere finestre più grandi, ma averle più intelligenti. E un esempio perfetto di questo approccio sono le nuove architetture in fase di sviluppo. Prendiamo la Ring Attention che vediamo qui. L'idea è geniale. Invece di caricare tutto su un singolo processore, l'informazione viene distribuita su più unità, un po' come in una staffetta. Questo permette di superare i limiti di memoria e gestire contesti potenzialmente infiniti, ma in modo molto più efficiente. Insomma, il futuro non è solo una questione di dimensioni. La vera sfida è l'efficienza e l'efficacia con cui un modello usa il suo contesto. L'obiettivo è fare in modo che l'IA riesca sempre a trovare il l'ago nel pagliaio, non importa quanto enorme sia questo pagliaio. E a questo proposito, per chi volesse approfondire, abbiamo messo alcuni link molto interessanti in descrizione. Bene, siamo quasi alla fine, quindi facciamo un rapido riepilogo. La finestra di contesto, abbiamo visto, è la memoria di lavoro di un LLM. Le sue dimensioni sono cresciute a dismisura, aprendo nuove possibilità. Però abbiamo anche capito che la memoria effettiva è spesso più piccola di quella dichiarata, per via del problema del person in mezzo, e che finestre più grandi portano con sé dei compromessi importanti di costo, velocità e sicurezza. Per questo il futuro non è solo nelle dimensioni, ma in architetture più intelligenti. Capire cos'è la finestra di contesto, con i suoi punti di forza e i suoi limiti, ci aiuta ad avere una visione più matura e realistica dell'intelligenza artificiale di oggi. Ci permette di andare oltre la semplice meraviglia per apprezzare davvero la complessità di questi strumenti potentissimi. Grazie mille per aver seguito questa analisi.